La Valle dei Templi, uno tra i siti archeologici più grandi del mondo. È adagiata su un crinale roccioso ed è l'acropoli dell'antica Akragas. Dichiarata dal 1997 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per il suo eccezionale valore universale, è una delle più grandi e stupefacenti testimonianze del mondo antico che si trovano sul territorio italiano, insieme ai siti di Pompei ed Ercolano. Situata su un altopiano non lontano dal mare, a pochi passi dal centro abitato di Agrigento, la Valle dei Templi è famosa in tutto il mondo per gli imponenti templi dorici che costituiscono una delle più significative testimonianze della cultura e dell'arte greca. Due esempi su tutti: il Tempio della Concordia e quello dei Dioscuri. La millenaria storia della Valle dei Templi è iniziata nel VI secolo a.C., con la fondazione dell'antica colonia di Akragas da parte degli abitanti della vicina Gela e della lontana Rodi. La città raggiunse il suo massimo splendore nel V secolo a.C., diventando una delle colonie greche più importanti della Sicilia anche grazie al tiranno Terone e alla vittoria sui cartaginesi nella battaglia di Imera nel 480 a.C. Durante questo periodo furono costruiti i templi che si possono ammirare ancora oggi. Cartagine si prese la sua rivincita nel 406 a.C., conquistando la città di Akragas, che tornò a splendere soltanto 2 secoli più tardi con la conquista da parte dei Romani, a cui si deve il cambio di nome in Agrigentum. La città diventa prima araba nell'829 e poi normanna nel 1086 e mantiene il nome datole dagli ultimi dominatori, Girgenti, fino al 1927, quando prende il nome classico di Agrigento. A metà del Novecento, alcune riprese aeree svelano l'antico impianto urbano che si estendeva in tutta l'area della collina meridionale ai piedi della rupe Atenea. Oggi il sito originario, splendidamente conservato, è un magnifico esempio dell'architettura greca e una testimonianza tra le più significative al mondo dell'architettura dorica. La Valle dei Templi si estende per 1300 ettari. Non tutto l'enorme impianto urbano è stato riportato alla luce. Nascosto sotto i campi e gli uliveti che circondano questa meravigliosa zona, ma nessun problema. I capolavori che si possono ammirare passeggiando per la valle regaleranno emozioni uniche e indimenticabili. Si inizia la visita alla Valle dei Templi dalla cima della rupe Atenea, dove oltre a godere di una vista unica sul sito archeologico, si può apprezzare ciò che resta del Tempio di Demetra. Oggi i resti del tempio si trovano incorporati all'interno della chiesa di San Biagio, un edificio di culto di epoca normanna risalente al XII secolo. Soltanto le fondazioni dell'atrio d'accesso al tempio sono ancora ben visibili all'esterno dell'abside della chiesa. L'edificio templare, privo di colonnato, è costituito da una semplice cella preceduta da un atrio con colonne fraleante. Il tetto era decorato da grondaie per l'acqua piovana a forma di teste leonine. Il tempio è dotato di un muro di recinzione che serve anche da terrazzamento del ripido pendio. In direzione ovest si può percorrere una strada che conserva le carraie di età greca. A oggi non ci sono tracce dell'altare rettangolare antistante, tipico dei templi greci. Lungo il lato nord, fra l'edificio e il costone roccioso, si trovano 2 altari rotondi destinati alle offerte rituali. Da quest'area provengono moltissimi oggetti votivi, riconducibili, insieme a quelli del santuario rupestre, alla sfera femminile e, secondo l'ipotesi tradizionale, al culto di Demetra. Scendendo lungo la via panoramica dei templi, ci si trova davanti il tempio di Giunone, edificato intorno al 450 a.C. Del maestoso edificio sono conservate 30 colonne alte più di 6 metri, 16 delle quali con capitello. Come per la maggior parte dei templi agrigentini, non è possibile sapere a quale divinità fosse dedicato. La sua attribuzione a Giunone deriva da un'errata interpretazione di un passo dello scrittore romano Plinio il Vecchio, che si riferisce in realtà al tempio di Giunone sul promontorio Lacinio, a Crotone,
in Magna Grecia. L'edificio di ordine dorico ha un basamento di 4 gradini, su cui poggiano 6 colonne sui lati brevi e 13 su quelli lunghi. Al suo interno il tempio è suddiviso in atrio d'ingresso, cella e vano posteriore, il primo e l'ultimo con 2 colonne fra le ante. Fra l'atrio d'ingresso e la cella si apre la porta, fiancheggiata da 2 piloni con all'interno le scale per l'accesso e la manutenzione del tetto. A 15 metri di distanza dall'ingresso del tempio, sul lato est, si trova l'altare, con una scalinata di 10 gradini. Probabilmente il tempio fu gravemente danneggiato durante la conquista cartaginese del 406 a.C. da un incendio di cui restano le tracce sui muri della cella. L'edificio venne poi forse restaurato in epoca romana. Numerosi restauri sono stati eseguiti a partire dalla fine del XVIII secolo, quando sono state risollevate le colonne del lato nord, sino agli ultimi interventi di tipo statico e conservativo delle superfici lapidee effettuati dal Parco archeologico della Valle dei Templi. Il tempio di Giunone è associato a una leggenda di amore e tradimento. Si racconta che una sacerdotessa del tempio, giurando fedeltà alla dea, si innamorò di un giovane guerriero. Quando il loro amore proibito fu scoperto, Giunone, furiosa, trasformò i 2 amanti in statue di pietra che ancora oggi sembrano vegliare sul tempio. Visitando questo luogo al tramonto, il gioco di luci sulle colonne doriche sembra rendere vive queste antiche presenze, aggiungendo un tocco di mistero alla leggenda. Il Tempio della Concordia è il tempio dorico meglio conservato al mondo, insieme al Partenone, e si trova lungo la Via Sacra. Il nome con cui lo conosciamo deriva da un'iscrizione latina ritrovata nelle vicinanze del tempio, ma ad oggi non ci sono certezze sul dio cui fu dedicato. L'ottimo stato di conservazione permette di ammirare le sue 78 colonne, insieme all'imponente frontone e al timpano. Nel VI secolo a.C. il vescovo Gregorio decise di convertirlo in chiesa cristiana, risparmiandolo dai saccheggi che furono riservati ad altre strutture del sito. La sua immagine più suggestiva è quella notturna, quando emerge dall'oscurità grazie ad una illuminazione ben studiata. Il Tempio della Concordia è spesso associato a storie di pace e amore eterno. Secondo una leggenda, 2 giovani innamorati, separati dalle loro famiglie nemiche, trovarono rifugio presso il Tempio, dove si giurarono amore eterno. Si dice che la loro promessa fosse così potente da ispirare il nome del Tempio, simbolo di armonia e unione. Sulla collina di Girgenti, una delle 2 alture su cui si estende la moderna città di Agrigento, fuori dall'area archeologica della Valle dei Templi sono state rinvenute le strutture superstiti di un tempio dorico della prima metà del V secolo a.C., inglobate nella chiesa di origine normanna di Santa Maria dei Greci. All'interno della chiesa si vedono parte delle colonne del lato sud e del lato nord del tempio, e entrando in uno stretto cunicolo, i resti del basamento a gradini. Nessuna traccia si conserva invece dei muri della cella, mentre l'abside centrale della chiesa è costruita su alcuni resti della sua pavimentazione. L'osservazione delle fondazioni del tempio è resa difficile a causa della spoliazione avvenuta nell'antichità, forse anche in concomitanza con la costruzione della chiesa, e successivamente per realizzare al suo interno gli ossari e la cripta al centro della navata centrale della chiesa. Secondo una recente ipotesi, l'edificio sarebbe identificabile con il Tempio di Atena, ricordato dallo storico greco Polibio e fatto costruire dal tiranno Terone, secondo la testimonianza dello scrittore latino Polieno. Al di fuori delle mura urbiche, nella vasta piana che si estende ai piedi del settore occidentale della collina dei Templi, si trova un'area sacra extraurbana, la cui importanza è sottolineata anche da fonti antiche. Si tratta del santuario dedicato ad Asclepio, dio della medicina. I primi importanti interventi per recuperare il tempio sono stati fatti agli inizi del secolo scorso, quando fu liberato dalle strutture moderne che lo avevano inglobato. Dopo lo smantellamento delle casupole che lo soffocavano, è stato possibile ricostruire un tempio costituito da una cella con scale per l'accesso al tetto, preceduta da un atrio con 2 colonne fra le ante, al quale si accedeva mediante una grande rampa sul lato est,
Una rampa minore era invece sul lato sud. Il muro posteriore a ovest presentava due mezze colonne aderenti alla muratura, che servivano a simulare dall'esterno la presenza di un vano posteriore. L'indagine sull'intera area è stata svolta tra gli anni '80 del secolo scorso e il 2000 e pubblicata pochi anni dopo. Oggi si conosce l'intero complesso, di cui sono state identificate due fasi di vita. La più antica, documentata solo da materiali, si data alla fine del VI secolo a.C. La più recente si data a partire dalla metà del IV secolo a.C. e sembra chiudersi alla metà del III secolo a.C. In questa seconda fase, oltre al tempio, del complesso facevano parte anche un thesauros per conservare gli ex voto e diversi altri edifici disposti all'interno di una grande area recintata a pianta rettangolare a cui si accedeva attraverso un ingresso monumentale. Tra questi una fontana e diverse cisterne, assolutamente indispensabili per le pratiche del culto che prevedevano l'uso dell'acqua. L'abaton, edificio in cui avvenivano le guarigioni rituali. Diversi estiatoria, ambienti dove era possibile la consumazione dei pasti in comune, e alcuni katagogeia, sorta di locande dove i pellegrini potevano fermarsi a dormire. Il santuario è ricordato dalle fonti perché nelle sue vicinanze si accamparono i Romani nel corso dell'assedio del 262 a.C. Le ghiande missili e le punte di freccia ritrovate al suo interno lasciano pensare che questo, durante l'assedio, fu utilizzato dalle truppe come accampamento. Ciò avrebbe comportato per il santuario una decadenza da cui non si sarebbe più ripreso. La sua frequentazione infatti si conclude nel II secolo a.C. ed il culto della divinità sarebbe stato trasferito altrove, probabilmente nel tempio cosiddetto di Eracle. Il tempio comunque avrebbe mantenuto la sua sacralità ancora al tempo di Cicerone, anche dopo che il santuario aveva smesso di funzionare. Il tempio di Ercole, Eracle per i greci, è il più antico dei templi dorici di Agrigento ed è stato edificato intorno alla fine del VI secolo a.C. Ora è ridotto in povere vestigia, ma anche così l'edificio, visibile da lontano, è imponente e sorge nella Valle dei Templi proprio come simbolo della potenza e della forza di Eracle, l'eroe nazionale della Sicilia e in particolare di Agrigento. Delle 38 colonne originarie ne restano solamente 8, ricostruite nel XX secolo mettendo insieme elemento per elemento i pezzi originali rinvenuti nell'area. La sua attribuzione all'eroe è ritenuta attendibile sulla base di un passo di Cicerone, che ricorda l'esistenza di un tempio dedicato a Ercole presso l'Agorà, riconosciuta nell'area immediatamente a nord. L'edificio di ordine dorico ha un basamento di 3 gradini, su cui poggiavano 6 colonne sui lati brevi e 15 sui lati lunghi. Al suo interno il tempio di forma stretta e lunga è suddiviso in atrio d'ingresso, cella e vano posteriore, il primo e l'ultimo con 2 colonne fra le ante. La porta della cella è fiancheggiata da 2 piloni all'interno dei quali una scaletta di servizio conduce al tetto. Si tratta di una caratteristica dell'architettura templaria agrigentina, presente qui per la prima volta. Ad est del tempio si trovano i resti dell'altare monumentale e ancora più a est i resti di un piccolo tempio arcaico a cui si riferiscono alcune terrecotte architettoniche. Le rovine del tempio di Giove Olimpio, Zeus per i greci, sono la testimonianza di uno dei più grandi templi dorici dell'antichità classica. Purtroppo l'area, probabilmente già danneggiata in antico da terremoti, fu utilizzata come cava sin dal Medioevo e nel 1700 per la costruzione del molo di Porto Empedocle. Secondo lo storico Diodoro Siculo, la costruzione inizia in un momento immediatamente successivo alla battaglia di Himera, la grande vittoria delle città greche di Sicilia sui cartaginesi nel 480 a.C. Sempre secondo lo storico, la costruzione del tempio non è mai stata ultimata perché è ancora priva di tetto al momento della conquista della città di Acragas da parte dei cartaginesi nel 406 a.C. L'edificio di architettura originalissima era collocato su di una gigantesca piattaforma rettangolare, su cui si ergeva un basamento di 5 gradini, di cui l'ultimo alto il doppio degli altri, per formare una sorta di podio e isolare il tempio dall'ambiente circostante.
Il tempio era chiuso da un muraglione di recinzione caratterizzato all'esterno da semicolonne di ordine dorico in numero di 7 sui lati brevi e di 14 sui lati lunghi. Ad esse corrispondevano all'interno altrettanti semipilastri rettangolari. L'altezza ipotetica delle semicolonne è stata valutata in più di 18 metri. All'esterno figure colossali di giganti, i telamoni, alte circa 8 metri e colti nell'atto di sorreggere con la forza delle braccia la trabeazione del tempio. Erano poste negli spazi tra le semicolonne su mensole alte circa 11 metri. L'area nota come santuario delle divinità ctonie è in realtà la parte centrale di una serie di aree sacre adiacenti dedicate ai culti di carattere sotterraneo, in questo caso Demetra e Persefone. Madre e figlia erano le antiche protettrici della fecondità della natura e dell'uomo, e perciò chiamate dai greci divinità ctonie, ovvero divinità della terra, dall'aggettivo greco ktonios, che significa sotterraneo. La parte più settentrionale del santuario, ad ovest della porta quinta, è caratterizzata da edifici di culto, da recinti e da numerosi altari, costruiti nel corso del VI secolo a.C. Si possono osservare nella parte più a nord un piccolo tempio con 3 ambienti, affiancato su un lato da un ambiente con un altare quadrato e sull'altro da un ambiente con un altare circolare e apertura centrale. Nella zona mediana ci sono un piccolo tempio con un unico ambiente accessibile dal lato est, al fianco del quale si trova un piccolo tempio con 3 ambienti, aperto a nord. Nella zona più a sud di quest'area si trova il cosiddetto Tempio dei Dioscuri, oggi una delle rovine più rappresentative della Valle dei Templi, frutto della ricostruzione parziale eseguita dalla Commissione di Antichità della Sicilia fra il 1836 e il 1852, utilizzando elementi architettonici di varia epoca e provenienza. La tradizionale denominazione di Tempio dei Dioscuri è solo convenzionale e deriva dal riferimento a un passo del poeta greco Pintaro, che riferisce a proposito di Akragas di un culto e di una festività in onore dei Dioscuri. È assai più probabile che il tempio fosse dedicato a Demetra e Persefone, le divinità titolari dell'intera area sacra. Il tempio di Vulcano sorge sulla collina a ovest dell'odierno giardino della Colimbetra, che lo separa dall'estremità sud-ovest della collina dei Templi e dal santuario delle divinità ctonie. La tradizionale denominazione di Tempio di Vulcano è soltanto convenzionale e non è supportata né da riscontri archeologici né epigrafici. Il suo nome si deve all'interpretazione di un brano di Solino, scrittore latino di geografia, che accenna alle cerimonie religiose che si svolgevano presso un lago agrigentino non lontano dal colle di Vulcano, cosiddetto forse per la presenza di sorgenti di zolfo. Del tempio non resta quasi nulla, ad eccezione di piccoli tratti del basamento con 4 gradini e 2 colonne superstiti. La posizione di queste ultime permette di ricostruire un tempio di ordine dorico databile al 430 a.C., con 6 colonne sui lati brevi e 13 su quelli lunghi. Al suo interno, il tempio era suddiviso in 3 ambienti: atrio d'ingresso, cella e vano posteriore, il primo e l'ultimo con 2 colonne fra le ante. Le colonne presentano alcuni influssi di ordine ionico. Il ginnasio di Agrigentum si trova tra l'area pubblica centrale e l'imponente area sacra che occupa il settore ovest della collina dei Templi e si sviluppa su un sistema di terrazzamenti che, in età ellenistica, ha ridefinito i volumi del pendio su cui si sviluppava il settore sud-ovest della città antica. Gli scavi hanno riportato alla luce un ampio tratto di un portico colonnato, utilizzato per gli allenamenti degli atleti e per le gare al coperto. Sullo stilobate del portico, ovvero la base su cui erano appoggiate le colonne, a distanze regolari si trovano dei piccoli contenitori di forma ovale scavati all'interno di blocchi di arenaria e sono stati interpretati come contenitori per l'acqua, indispensabile per le pratiche atletiche. Il portico si apriva su una pista scoperta la cui pavimentazione era costituita da un battuto di sabbia e argilla. La parte terminale della pista era compresa tra 2 lunghi sedili contrapposti, oggi visibili all'interno del Museo archeologico Pietro Griffo,
che riportavano una lunga iscrizione in greco, incisa nell'intonaco, che conteneva importanti indicazioni sulla cronologia del monumento, sulle magistrature cittadine, sulle cariche connesse con il ginnasio ed infine sulla dedica del monumento. La prima indicazione permette di datare il monumento o almeno una sua sistemazione ad età augustea. Si conosce inoltre il nome del Flamine, ovvero il sacerdote allora in carica, Lucio Ignazio della tribù Galeria, e dei due duoviri che governavano la città, Sesto Ignazio e Rufo Lucio. Viene citato anche il ginnasiarca, ovvero il capo del ginnasio, ed infine viene inserita la dedica del monumento ad Eracle ed Hermes, le due divinità che detenevano il patronato delle iniziazioni giovanili. Lo spaccato che ne viene fuori è di grande interesse e racconta un aspetto della città di età augustea che, come sappiamo anche da altri contesti, viveva un momento di grande vitalità. A nord della pista, oggi separata da un vallone, si trova una vasca di notevoli dimensioni, costruita in blocchi di arenaria e rivestita da uno spesso strato di malta idraulica, che conserva le tracce di un sistema di adduzione e di deflusso delle acque che doveva permettere il riciclo continuo dell'acqua al suo interno. La presenza di una vasca con acqua sempre pulita, destinata ad attività natatorie, è un tratto che fa del ginnasio di Agrigentum un luogo di grande prestigio. L'acqua era presente anche in altre strutture del ginnasio, come una vasca ad esedra ed una fontana monumentale. Ad est della pista è stato individuato il basamento di un grande altare e le tracce riferibili alla sistemazione di un'area destinata agli spalti per il pubblico. Tra la fine del secondo e la prima metà del III secolo d.C. il ginnasio venne abbandonato e distrutto. In età costantiniana l'area era interessata da un ampio progetto di riqualificazione che vide la costruzione di un nuovo spazio di carattere pubblico nel quale vennero edificati un edificio circolare posto al centro e due edifici a pianta rettangolare divisi in due navate da una fila di 9 pilastri che si pensa poi siano stati utilizzati per scambi commerciali. Questi edifici risultano smantellati già nel corso della seconda metà del IV secolo d.C. Dopo l'abbandono del complesso, una nuova fase di vita è testimoniata dalla costruzione, nel VII secolo d.C., di un piccolo impianto produttivo per la pigiatura dell'uva, che in parte sfrutta i muri perimetrali di uno degli edifici di età costantiniana. Risale ad una fase di poco successiva un impianto per la produzione di ceramica e di mattoni. Il rinvenimento del teatro, dopo secoli di ricerche, costituisce una scoperta epocale e da tempo agognata per la città di Agrigento. L'edificio è stato individuato nel giugno 2016, poco a sud del quartiere ellenistico romano, lungo il versante meridionale del Poggio San Nicola, che si affaccia su una suggestiva veduta del Tempio della Concordia, proprio in corrispondenza di un salto di quota tra il livello presunto della piazza e quello della strada che correva in senso est-ovest. L'edificio, appoggiato sulla roccia nella parte orientale, nella parte settentrionale ed occidentale doveva fondare su possenti costruzioni realizzate con un sistema di camere di forma trapezoidale, disposte su più altezze e riempite di terra, per ricreare artificialmente il pendio su cui erano sistemate le file dei gradini. Alcuni sedili della parte superiore del teatro sono stati rinvenuti in crollo. Sfortunatamente nella parte settentrionale le strutture rimangono solo a livello di fondazione, a causa del saccheggio dei blocchi perpetrato in età medievale. L'Ecclesiasterion e il cosiddetto oratorio di Falaride si trovano sul versante meridionale del Poggio di San Nicola, in un'area contigua alla chiesa omonima e al monastero trecentesco dove oggi sorge il Museo Archeologico Regionale. L'Ecclesiasterion, dove si riuniva l'assemblea dei cittadini, fu costruito fra il IV e il III secolo a.C. In origine l'edificio doveva avere una forma circolare. Oggi rimane solo una porzione della cavea a forma di semicerchio con estremità prolungate e 19 file concentriche di gradini, disposti in leggera pendenza verso sud. Un canale alla base della cavea serviva per lo scolo delle acque. Nella parte alta si trovavano un corridoio e alcuni fori nella roccia, forse per l'alloggiamento di un portico in legno. In basso nulla resta della piattaforma per l'oratore e per le magistrature cittadine, a causa dello smantellamento di età romano imperiale per la costruzione di una casa con peristilio.
Sulle strutture dell'Ecclesiasterion nel I secolo a.C. fu costruito il cosiddetto Oratorio di Falaride, così erroneamente denominato sin dal XVIII secolo. Si tratta in realtà di un tempietto su podio con cella e atrio d'ingresso preceduto da 4 colonne di ordine ionico fra le ante. Di fronte si trova l'altare, poco distante da un'esedra semicircolare. L'edificio fu trasformato nel Medioevo in cappella dedicata a Maria Vergine, con l'ingresso ad arco a sesto acuto e con la copertura avvolta a crociera. L'edificio del Buleterion, sul poggio di San Nicola sul terrazzo a nord, era la sala del Consiglio dei rappresentanti del popolo e fu costruito tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. Si tratta di una struttura rettangolare con colonne sulla fronte che racchiude una cavea semicircolare aperta ad est. La gradinata è formata da 6 file di sedili, precedute da una prima fila di sedute per le autorità con spalliera e braccioli, e raggiungibili tramite 4 scale radiali. I resti di un portico con cortile antistante si conservano a est dell'edificio. Il portico sembrerebbe inserirsi lungo un asse viario in direzione nord-sud. Nel corso del III secolo d.C., il Buleterion fu trasformato in un edificio destinato agli esercizi di canto, alle manifestazioni musicali e ai concorsi di poesia e musica, con pavimento a mosaico. Misteriose apparizioni di spiriti che lasciano le tombe e mettono in fuga potenti eserciti. Inquietanti urla demoniache che provengono dalla bocca di una caverna situata in un'inaccessibile rupe. Tiranni che mangiano bambini, allineamenti astrali e miracolose proporzioni geometriche dei templi che stupiscono ancora oggi gli scienziati. E anche questo la mitica Valle dei Templi di Agrigento. Racconta lo storico Polibio che il comandante cartaginese Amilcare, dopo essere sfuggito ad un attentato durante l'assedio di Acragas, ordinò per rappresaglia di demolire tutti i sepolcri agrigentini che si trovavano fuori le mura. Ma mentre i soldati cartaginesi stavano iniziando nella distruzione, spiriti malvagi, con sembianze mostruose, uscirono dalle tombe infestando della loro presenza il campo cartaginese. Il terrore si diffuse tra l'esercito e seguì la pestilenza. Il comandante cartaginese annullò l'ordine di distruggere le tombe e fece abbandonare il campo precipitosamente. Da allora nessuno si avventura di notte presso questo ingresso tra le mura dell'antica città, dove si narra sia avvenuta la strage dei cartaginesi. Altre presenze oscure, secondo antiche leggende, vengono ricordate dagli antichi storici sulle pendici orientali della rupe Atenea, la rocca dell'antica Acragas, inaccessibile sede dei tiranni acragantini e del loro corpo di guardia. Al di fuori della cinta muraria, presso un'altra porta denominata oggi Porta Prima, dove si trova il più antico santuario agrigentino, strazianti urla squarciano l'aria come lame. In particolare i romani, dopo la conquista di Acragas, rimasero atterriti per aver sentito diffondersi dalle grotte naturali del santuario rupestre terrificanti grida di donne, insieme ad ogni sorta di spaventosi ed infernali rumori. Da cosa sia provocato questo tumulto infernale, nessuno lo sa. È il vento che quando soffia lassù forse provoca simili inquietanti effetti sonori? O qualche strana presenza domina in quella rupe e non gradisce che incauti visitatori giungano fin qui? Gli agrigentini da secoli se lo chiedono ed evitano intanto questi antri. Troviamo poi nella storia dell'antica Acragas personaggi di rara crudeltà. Il tiranno Falaride, secondo il filosofo Aristotele, aveva l'innaturale desiderio di mangiare bambini allattati al seno della madre e avrebbe mangiato anche il proprio figlio. Sarà vero? Più certo è che fece costruire un toro di bronzo dall'artista Perilao per ardervi i propri nemici. Il toro era cavo all'interno e veniva riscaldato mentre dentro erano rinchiuse le vittime, in genere nemici di Falaride. Per le grandi sofferenze, i disgraziati reclusi dentro il ventre cavo del toro si lamentavano con grida strazianti. Dalla bocca della mostruosa macchina usciva un suono somigliante a quello del toro quando muggisce. Quando fu finito e il tiranno decise di sperimentarlo,
scelse come prima vittima di questo strumento di tortura lo stesso Perilao. Un'antica leggenda vuole inoltre che il tiranno Falaride sia riuscito a nascondere, forse proprio nel cosiddetto oratorio di Falaride, le immense ricchezze accumulate durante il suo regno. Si dice che il ritrovamento di tale tesoro possa essere soltanto il frutto dell'esplorazione di 3 persone che con lo stesso nome decidono di addentrarsi nel sottosuolo. Tutto questo però esclusivamente se si incontrano casualmente all'ingresso del tunnel e solo dopo la mezzanotte. In città però di storie sul tesoro di Falaride ce ne sono tante e la leggenda cambia a seconda dell'interlocutore. C'è infatti chi sostiene che per scovare il bottino in realtà basti una sola persona. Questa all'ingresso non dovrà far altro che lasciarsi guidare da un cane, che senza esitazioni lo condurrà fino al tesoro nascosto. Pare però che nessuno ne sia mai uscito vivo, perché, presi dall'avidità e dalla voglia di raccimolare qualche prezioso, si perde di vista il cane che velocemente riprende la strada per tornare indietro. Uscirne da soli è impossibile. Il labirinto è così lungo e profondo che probabilmente, per rimanere in tema di mitologia greca, solo Arianna li potrebbe aiutare. Ma quale sia di preciso questo ipogeo che conduca al tesoro, nessuno lo sa. Molti credono sia quello del Purgatorio, nel centro della città. Altri invece pensano sia nascosto in quello che si apre dal giardino della Colimbetra. E se fossero uniti? Nella Valle dei Templi, la natura continua a celare molti altri misteri. Cosa accadeva davvero nel laghetto presso il tempio di Vulcano? Ha scritto il geografo Solino. Nel lago agrigentino, non lontano dal colle di Vulcano, galleggia olio. Coloro che svolgono cerimonie religiose dispongono sugli altari i legni della vita. Neppure il fuoco si oppone a questo composto. Durante i culti a Vulcano, dio del fuoco, che si tenevano infatti nel tempio dedicato allo stesso nome, i sacerdoti operavano magici riti. Venivano posti sull'ara dei sarmenti che, quantunque verdi, ardevano vivacemente, e se la fiamma toccava ai sacrificatori senza bruciarli, era segno che gli dei avevano gradito le offerte. Era durante gli stessi riti sul lago, a causa di una sostanza oleosa che si presentava con polle di petrolio, che avveniva l'accensione improvvisa di fuochi, e con quelli venivano bruciati i sarmenti. Più di un viaggiatore nei secoli successivi descrive questo laghetto da tempo misteriosamente scomparso. Non pochi hanno voluto vedere nella sostanza oleosa lagunare bitume o petrolio. È forse per questo che nell'autunno del 1947 geologi della società americana Texas Company sono arrivati nella Valle dei Templi per ricerche petrolifere? In tempi molto più recenti, nel 2015, i migliori studiosi internazionali di archeoastronomia sono arrivati ad Agrigento per confrontarsi sull'allineamento dei templi agrigentini, che, come è stato appurato, infatti, sono stati costruiti dai greci tenendo in considerazione i fenomeni celesti. Il Tempio della Concordia è uno dei 3 templi equinoziali dell'antica Akragas. Gli altri 2 sono il Tempio di Ercole e di Vulcano. Sono equinoziali i templi orientati verso il punto dell'orizzonte in cui il sole sorge agli equinozi. Dall'interno del Tempio della Concordia si è osservato il sorgere del sole in allineamento con l'asse del tempio. Ciò conferma una grande conoscenza dell'astronomia da parte dei greci e in particolare dell'astronomia dell'orizzonte. Il tempio agrigentino di Persefone e Demetra venne invece costruito rivolto al tramonto della luna piena più vicina al solstizio d'inverno. Quindi, mentre gli altri templi greci guardano il sorgere del sole, questo tempio ha un particolare allineamento con la luna. Ciò potrebbe essere dovuto ai riti religiosi che vi si celebravano, che comprendevano una processione notturna durante la quale si assisteva al tramonto della luna piena sulla collina dell'Acropoli. La Valle dei Templi di Agrigento non è solo un tesoro archeologico, ma un ponte tra passato e presente, capace di raccontare la grandezza di un'epoca ormai lontana e allo stesso tempo di suscitare emozioni vive e autentiche in chi la visita. Qui, tra i resti maestosi di templi millenari, si percepisce ancora l'eco di una civiltà che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. Passeggiare tra le sue rovine significa intraprendere un viaggio nel tempo, immaginando la vita quotidiana degli antichi greci,
i riti solenni dedicati agli dei e le vicende che hanno segnato questa terra straordinaria. Ogni colonna, ogni pietra sembra custodire un segreto. Ogni tempio racconta una storia di splendore, di fede e di ingegno. Ma la Valle dei Templi non è solo un luogo di memoria, è un simbolo di bellezza e resistenza, capace di affascinare generazioni di viaggiatori, studiosi e sognatori. Con il suo paesaggio mozzafiato, le sue leggende e la sua atmosfera senza tempo, continua a ispirare chiunque si lasci catturare dal suo fascino. Se non hai mai avuto l'occasione di visitarla, è un'esperienza che merita di essere vissuta almeno una volta nella vita, perché la storia, quando la si osserva da vicino, non è solo qualcosa da studiare sui libri, ma un'eredità preziosa che ci parla ancora oggi, attraverso luoghi come questo.